Amici e amiche, bentornati sul mio canale e per chi è nuovo benvenuto. Oggi andiamo a vedere una build nella stagione 10, quindi nel PTR, per quanto riguarda lo stregone Sorcerer. Ma prima di cominciare, come è nostro solito, andiamo a ringraziare Alessandro Fersini 8691 per la donazione al canale e grazie di cuore. Ora andiamo a vedere questa build, come vi ho detto, per il mago ne stanno girando molte, molteplici, tutte differenti ed premettiamo subito che è un PTR, è una stagione 10, quindi noi siamo ancora nella stagione 9, come tutti i video che vi sto facendo vedere, tutte le altre build che vi ho portato sono tutte build legal, quindi senza bug, senza glitch, eccetera. Questa non so quanto possa effettivamente durare, ve lo dico prima, è bella da guardare, ho deciso di portarvela, ma prendetela con le pinze perché potrebbe, anzi sicuramente verrà toccata e gli saranno fatti dei cambiamenti, questo è poco ma sicuro. Ma ora andiamo a vedere quale di questa cosa rende questa build estremamente forte. La build in questione è la Ball Lightning, una delle build più amate nel panorama di Diablo, soprattutto per quanto riguarda le prime stagioni che ci sono state. Ora in questo PTR è tornata a brillare letteralmente di luce propria, ma considerate che dobbiamo andare a affrontare prima di tutto due bug, un bug maggiore e un bug minore. Il primo dei due bug che andiamo a vedere è il torace, il sudario della falsa morte, quindi il mitico unico. Considerate che il mitico unico ci dà un grado passivo, come ben sapete tutti quanti, mentre su questa esatta build ci dà 2 gradi passivi. Quindi questa è la prima cosa che dovrà essere rivista. Per quanto poi riguarda l'altro bug, che è vogliamo chiamarlo un po' bug, glitch come volete, è che spammando così tanto questi globi, tutta questa corrente eccetera, ci darà un ritardo enorme nel gioco e quant'altro, soprattutto andando a vedere in prospettiva se molteplici persone utilizzano questa build, perché se è così forte verrà ovviamente utilizzata da molte persone e quindi i server ovviamente crolleranno, voi andrete a 3 fps perché ci rallenterà tutto quanto. Quindi questa è una delle cose importanti da sapere. Questa build l'ho strutturata in una maniera tale che tutti quanti possono farla, parole povere. Non sono andato a mettere i potenziamenti, quindi le rifiniture, le triple rifiniture su ogni item e quant'altro, proprio per dimostrarvi che essendo una build così tanto forte, così tanto rotta, la possono utilizzare tutti quanti, quindi andare anche a mettere delle tempre e soprattutto delle rifiniture errate, ma comunque sia potrete fare dei pit 100, considerate che noi siamo a livello 211 con gli item, con le tempre e quant'altro sbagliate, e il pit 100 lo stiamo chiudendo proprio, lo chiudiamo in una maniera semplicissima. Perché? Considerate oltre che questo personaggio è letteralmente immortale. Come vi ho fatto vedere all'inizio, noi abbiamo una vita di 57. Ora mi direte, come vita 57? Sì, abbiamo una vita di 57 che dopo ve lo farò vedere, ma come potete vedere qui, non prendiamo danno, cioè siamo letteralmente immortali. Tutto questo è dovuto dal fatto che ci sono dei poteri nuovi che ci permettono di fare questa determinata cosa, quindi di stare veramente con 50 di vita, 40 di vita ed essere immortali. Oltretutto il nostro mana portarlo circa a 17.000 di mana. Voi immaginate quanto può essere, perché di mana proprio, se siete messi benissimo, arriviamo a 250-300 di mana, e è tantissimo se ci andate a pensare. Ora invece parliamo di un mana di 17.000. Mi sono accorto solo ora che la cam stava laggando, quindi scusate, ho riavviato tutto quanto, registrazione eccetera, ora dovrebbe andare tutto a posto, scusate ancora. Dicevamo, per lo scudo di mana, eccolo qui, vi do giusto uno spoiler perché lo andremo a vedere dopo, è Mana Shield. Questo sicuramente verrà cambiato perché ridurrà del 99% la nostra vita, ma ci darà una percentuale enorme di mana, come vi ho detto poc'anzi, che arriveremo a circa 17.000 di mana, ma lo andremo a vedere tra poco. La cosa che dobbiamo andare a vedere ora di questo stregone, che è molto molto potente, è la skill rotation, perché una delle skill rotation è sempre buono saperle. Voi considerate che dovete sempre avere attive correnti stabili, quindi voi lanciate sempre correnti stabili,
da correnti stabili cominciate a lanciare ball lightning, che è tutta la corrente che vi girerà intorno. Ovviamente lanciate sempre teletrasporto per andare a combattere addosso i nemici e da lì lancia fulminante. Questo giro è completo. Se avete problemi, ovviamente ricominciate questo giro, quindi deve essere sempre così. Mi raccomando, tenete sempre a spam fulmine globulare, perché tutti questi globuli continueranno a girarvi intorno, creeranno energia crepitante insieme a correnti stabili e farete molto danno, e oltretutto vi permetterà di ricaricare sempre o quasi sempre il teletrasporto. Anche lancia fulminante dovrete tenerla sempre attiva appena potete, perché dovrete tenere le vostre 12 lance sempre disponibili e sempre attive. Ora, come potete vedere, a livello 211 circa, con una vita di 57, abbiamo chiuso tranquillamente ed agilmente un pit livello 100, ma considerate che può arrivare molto più alto, quindi trarrete voi le conclusioni in merito. Ora andiamo a vedere gli item. Il primo item che andiamo a vedere è Rete della Perdizione. Qui core skill, quindi abilità primaria, gli andiamo a mettere il Great Affix più tutte le rifiniture lì. Sudario, poi andiamo a vedere Sudario della Falsa Morte. Eccolo qui, Sudario della Falsa Morte. Andiamo sempre su tutte le caratteristiche e andremo a potenziarle anche tutte le caratteristiche. Sui guanti, talismano di Lokran, prima novità. Armatura caotica, mi raccomando, questa è una delle tante armature caotiche, come anche Esadora. Eccolo qui il cammino di Esadora, è sempre un'armatura caotica che andremo a trovare nelle orde infernali, eccetera, nella stagione numero 10. Uguale anche Panni dell'Infinito, che è un torace, invece viene posizionato sulle scarpette, come potete vedere. Inoltre ho posizionato una spada per aumentare i nostri danni critici. Questa è una spada normalissima, come potete vedere e notare, anzi è anche sbagliata la perk, quindi ora andiamo a mettergliela. Abbiamo fatto un pit 100 con danni overtime, danni nel tempo, cioè danni periodici. Immaginate voi, invece doveva starci danni critici. Pensate quanto è forte questa build oltretutto, cioè eccola qui, critical strike damage, perfetto. Andiamo poi sull'amuleto. Qui Cannon Glass è molto importante, tutti i potenziamenti andateli a mettere su cannone di vetro, perché aumenterà di molto i nostri danni. Ovviamente poi anello dei cieli senza stelle ed un anello nuovo azzurrite galvanica. Questa qua andate a posizionare tutti i potenziamenti su danni da fulmine, che è molto importante. Invece poi andiamo a posizionare Ocuns Catalyst. Questo qui andiamo a posizionare tutti i punti su Ball Lightning, che è la nostra abilità primaria, che andiamo a utilizzare sempre quelli, tutti i fulmini che vedete che ci girano intorno. La cosa importante, ecco qui, che dobbiamo andare a vedere sono i poteri, le Chaos Perk. Il primo è Mana Infused, questo qui dobbiamo andare a vedere, è lei il problema. Fra virgolette, vi dico subito che questa sicuramente verrà toccata perché vi rende immortali, come potete leggere, e oltretutto avrete un incremento del 400% del mana massimo. Ecco perché arriviamo a circa 17.000, che è letteralmente troppo, raga. C'è poco da fare e c'è poco da dire. Non voglio fare cospirazionismo e quant'altro, ma deve essere per forza toccata, perché potete ben capire che non è possibile una cosa del genere. Power Siphon poi andiamo ad inserire, sempre che lavora con le nostre core skill, quindi anche con il nostro mana. È tutta una lavorazione che va insieme e ci va ad aumentare, eccolo qui, a 17.000 il nostro mana, e più mana abbiamo e più danni facciamo. Advanced Technique, eccolo qui, un'altra, che andiamo sempre con le nostre core skill in base al nostro mana, che ci costerà di più, perché come potete vedere ci costa 180 di mana Ball Lightning, ma noi ne abbiamo 17.000, però aumenta i nostri danni di tantissimo. Stessa cosa, qua Mana Infused uguale Lightning Spear al 10% di spawn di Ball Lightning, che andrà a lavorare insieme a tutte le altre. Considerate che oltretutto non abbiamo messo nemmeno i nostri mercenari, ed guardate qui uno dei bug di cui vi parlo, che ci va ad aumentare di 2 tutte le passive del nostro torace. Ball Lightning, ok, questo lo dobbiamo tenere al massimo e quello è poco ma sicuro. Questo albero abilità lo troverete direttamente nel planner, uguale anche per quanto riguarda il Paragon. Il Paragon ora ve lo lascio un attimino così almeno potete fare anche lo screen ed copiarlo se volete, se no lo trovate sempre direttamente nel link tra pochi giorni quando sarà pronta. Questo qui
lo sto facendo solamente per le build PTR, perché non è ancora pronto tutto quanto, ovviamente è un PTR, è il primo PTR, dovremmo aspettare il secondo, quindi molte cose potrebbero cambiare, prendete con le pinze tutto quanto, ve lo ripeto 1000 volte, non voglio passare da quello che, oh guardate questa, prossima stagione spaccherete tutto, come succede ormai troppo spesso. Non è così, quindi fate attenzione, queste sono presentazioni. Come vi ho detto prima, i rinforzi e i mercenari non li abbiamo inseriti. Poi per lo skill tree, eccolo qui, andiamo a mettere questi due potenziamenti, come potete vedere, 1 e 1, 2. Considerate inoltre che questi qua sono sì ad attivazione passiva, ma essendo una delle due anche un'abilità primaria va sempre a lavorare insieme alla nostra crackling, insieme al nostro scudo di mana, quindi anche le abilità passive prendono i potenziamenti, tutti quei potenziamenti di cui abbiamo visto ora che, vi ripeto, capirete che non è possibile. Ora stiamo facendo un pit a livello 89, giusto per farvi vedere la semplicità in cui potrete speed farmare con questa build, perché io credo che verrà toccata, penso che verrà toccata. Se non verrà toccata, questa sarà la build super meta di questa stagione, perché come potete vedere anche i pit 89 con un livello 211 li stiamo proprio distruggendo per speed farmare, siete velocissimi, anzi non sto nemmeno troppo correndo e quant'altro, perché come vedete non ho utilizzato nemmeno il teletrasporto proprio per farvi vedere la velocità che ci mette questo personaggio. Ora io capisco tutto, capisco il PTR, capisco che è una prova, però voglio anche dire una cosa un po' importante, perché dei determinati bug alla 10ª stagione non dovrebbero esserci nemmeno nel PTR, perché ok che noi siamo dei PTR, ok che noi stiamo testando, ma voi che immettete il gioco, qualcuno di voi lo testa realmente questo gioco? Qualcuno di voi l'ha provato questo gioco? Qualcuno di voi, intendo, dai piani alti, non voi che state giocando o guardando ovviamente. Fatemi sapere anche voi cosa ne pensate di questi in ogni PTR o anche uscita delle stagioni, questi piccoli bug, glitch che ci sono, perché sono ricorrenti ormai, come ben saprete, soprattutto per chi gioca da tanto tempo. Cosa ne pensate e secondo voi quale potrebbe essere un modo, un consiglio da dare anche ai piani alti per poter andare a ovviare tutti questi problemi che ci sono? Tanto noi eccoci qui, siamo arrivati anche dal boss finale, ora il boss finale verrà annichilito anche lui. Sembra che siamo veramente in un pit bassissimo, invece è un 89, che considerate che un pit 89 comunque sia un pit importante. Mi piacerebbe però sapere soprattutto da voi la vostra idea su questo PTR, la vostra idea su questa build e come potrebbe essere toccata, perché sicuramente verrà toccata, quindi fatemelo sapere nella sezione commenti. Io come al solito vi ringrazio per la visione, lasciate un like, un commento e una condivisione, se non vi siete iscritti al canale ovviamente fatelo, perché è un piacere per me. Altro da dirvi non ho, quindi io vi ringrazio per la visione di nuovo e ci vediamo in un prossimo video. Ciao ragazzi, buona giornata.